Saluti da Heavy Metal Heaven. La nostra nuova stagione, dopo la pausa estiva, comincia con una sfortunata ma tenace band doom metal genovese e il suo quarto buonissimo album. Una delle caratteristiche che accomuna buona parte dei gruppi famosi a livello mainstream come underground è la relativa stabilità della formazione. Ogni tanto qualche cambiamento accade, ma di solito i membri cardine della line-up rimangono fissi. Non è un caso quindi che, quando uno di essi lascia la band, quest'ultima vive un periodo difficile, come non è un caso che i gruppi poco stabili fatichino molto di più e spesso finiscano per sciogliersi in non troppo tempo. Anche per quest'ultimo motivo è ammirevole la risolutezza con cui i Tenebre continuano invece ad andare avanti. Nati nel 2005 a Genova, da allora hanno visto come unico membro fisso il chitarrista Marco Arizzi, accompagnato di volta in volta da musicisti sempre diversi lungo gli anni. Forse per questo anche il genere del gruppo ha avuto una grande variabilità, inquadrabile però in un'evoluzione coerente. Se all'inizio i Liguri suonavano un progressive rock all'italiana dalla branca più dark, con la tipica teatralità del genere e influssi hard rock metal, in seguito questi ultimi hanno preso il sopravvento. Così, per esempio, My Next Dawn del 2018, pur non rinunciando al lato prog, si presentava come un disco doom atmosferico dagli influssi addirittura gothici. L'album che analizziamo oggi, Loss, va persino un passo oltre. Vede i Tenebre spostarsi ancora più verso il doom, anche grazie a una registrazione piuttosto pulita che valorizza bene la pesantezza dei riff moderni di Arizzi. Le venature gotiche e atmosferiche si sono ridotte, seppur qualcosa ne rimanga nelle atmosfere. In compenso, Loss a tratti abbraccia un lato addirittura power. Chiaro, non il power metal più tipico, esplosivo e catchy, piuttosto qualcosa di basico che si evidenzia a livello di ritmiche veloci, un po' sulla falsariga di Memory Garden oppure di Abstract Algebra. Ma i genovesi li ricordano solo da lontano. Per il resto non perdono l'anima da doom all'italiana, compresi gli influssi progressive. Meno presenti che in passato, sono però ancora importanti, specie per quanto riguarda le tastiere di Flux Mortis e certi passaggi che sfiorano a volte l'incarnazione più moderna del genere. Si tratta di uno stile complicato ma intrigante. Non si stacca in maniera radicale dai canoni del doom metal italiano, ma ne dà una sua lettura molto personale. Una personalità, peraltro, serretta dalle capacità del gruppo. Nonostante la carriera difficile, riesce a tenere alto anche il livello di scrittura, di norma ben pensata e consapevole. Certo, ogni tanto, specie nella parte centrale, Lost tende a perdersi, scusate il gioco di parole, con brani meno belli e a tratti un po' ridondanti. In più, a tratti, la voce del nuovo cantante Andrea Cherubino manca un po' di carisma, pur non essendo così male e adattandosi alla musica dei Tenebre, che in generale, anche con questi problemi, riescono a dare una buonissima prova di sé. La prova migliore è lo spettacolare inizio del disco, col trio formato da Tetraluce, Impact e Bet and Die. La prima inizia solenne ma aperta per poi trasformarsi in un pezzo oscuro e pesante, un rituale solfureo le cui sensazioni sono accentuate dal cantato in latino di Cherubino, stavolta molto incisivo, dalle tastiere e dalla maggior tendenza prog. È il picco di Lost, con la terza, un floridegio che si mostra tra momenti quasi epic doom, passaggi di retrobusco gothic, ritornelli evocativi, possenti e svolazzi progressive ben piazzati. In mezzo alle due trova spazio la seconda, triste e preoccupata, si muove tra melodie quasi post-metal, momenti prog moderni e a tratti power, tutti mescolati in maniera saggia. Il bello del disco non finisce qui però. Si può citare per esempio Epica, che al contrario di quanto indica il titolo si pone malinconica e sognante e in una maniera efficace nella norma, arricchito da un arcano passaggio doom al centro. Oppure Anymore, traccia che alterna momenti aperti, calmi nella loro nostalgia, altri possenti, a tratti quasi rabbiosi, fino a un bel finale che alterna le due sensazioni, tra il momento più power del disco e una chiusura doom potente. Contribuiscono anch'essi a un disco che, pur coi suoi bassi e i suoi difetti, si rivela personale e di buonissima fattura. Poi, certo, per chi cerca sonorità doom più classiche, Lost potrebbe risultare un po' strano o spiazzante. Se però ami il doom all'italiana e le sue contaminazioni col prog, allora almeno un'ascolta ai Tenebre ti è consigliato, se non altro per premiare la loro tenacia. Voto di Heavy Metal Heaven 80 su 100. La video recensione si chiude qui. Se ti è piaciuta dicelo nei commenti oltre a mettere like e condividere. In più puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!